Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Recentemente abbiamo pubblicato un video in cui analizziamo cos'è un piano di accumulo di capitale, su quale strumento investire, con che frequenza e soprattutto quanto comprare. Subito dopo la sigla faremo un brevissimo recap, però se ve lo siete perso vi suggerisco di andare a vederlo per non perdervi alcuni passaggi che daremo per assodati in questo video. Potete trovare il link sia qui in alto a destra sia nella descrizione. Bene, detto questo, ci vediamo tra pochissimo. Ciao ragazzi e bentornati! Ovviamente vi ricordo che le informazioni riportate in questo video e in quelli precedenti non devono essere interpretate come un incentivo all'investimento o come dei consigli finanziari, ma hanno il solo scopo di informare e di intrattenere. Come abbiamo già detto, un piano di accumulo di capitale è una modalità di investimento rateizzata che permette quindi di investire sui mercati finanziari piccole quantità di denaro in modo periodico e godere dei profitti che pian piano arrivano. Il PAC ha principalmente tre vantaggi: la diversificazione temporale, non sono necessari grandi capitali iniziali per poter partire ed infine potete farlo in completa autonomia e senza alcuna commissione. Lo strumento finanziario scelto è un ETF ed in particolare l'iShares Core MSCI World, di cui vi lascio il ticker e il codice ISIN qui in alto a destra. Questo ETF investe in circa 1600 titoli azionari con focus globale ed è stato rilasciato nel settembre 2009. Qui potete vedere l'andamento del prezzo in blu dal 2009 fino alla fine del 2020, mentre quello in rosso è l'andamento ricostruito per poter fare le nostre verifiche, utilizzando come riferimento l'S&P 500. Vi suggerisco di andare a vedere il video precedente in cui ho spiegato tutto nel dettaglio. Il processo di ottimizzazione che utilizzeremo per il nostro piano di accumulo replica quello utilizzato per lo sviluppo dei trading system. Vengono quindi identificate due finestre temporali, una utilizzata per l'ottimizzazione dei parametri del PAC, rappresentata in verde, e l'altra utilizzata per la verifica dei risultati, rappresentata con sfondo rosso. Come potete vedere, il periodo di ottimizzazione dura 20 anni e inizia nel 96, mentre il periodo di verifica dura 5 anni a partire dal 2016. Prendiamo come riferimento il PAC nella sua versione più semplice che abbiamo trattato nel video precedente, quindi l'acquisto di 2 quote il primo giorno utile di ogni mese. Come abbiamo visto nel video precedente, in totale avremmo investito poco più di 10.400 euro, ottenendo dopo 20 anni un guadagno di circa 6.600, il che equivale ad un rendimento del 63%. Veniamo quindi ad una strategia un po' più interessante rispetto a quella appena mostrata, quella che generalmente viene chiamata Smart PAC. Questa strategia prevede dei versamenti aggiuntivi durante i cali di mercato, per approfittare dei prezzi scontati dello strumento finanziario. Mentre però la strategia che abbiamo visto nel video precedente utilizzava come riferimento la variazione del rendimento tra un mese e quello precedente, quindi investiva un numero di quote maggiori in funzione di quanto il prezzo dello strumento scendeva, lo Smart PAC utilizza come riferimento la variazione tra il prezzo dello strumento e il prezzo medio di carico del nostro portafoglio. Ok, non allarmiamoci e facciamo un passo alla volta. Il prezzo medio di carico non è nient'altro che il prezzo medio di acquisto dello strumento su cui stiamo investendo e si calcola molto facilmente facendo la media dei prezzi di acquisto pesata sul numero di quote acquistate. Vediamolo con un esempio. Ipotizziamo di aver fatto 4 acquisti in 4 mesi diversi, quindi 5 quote a giugno al prezzo di 55 euro, 2 quote a luglio a 63, 8 ad agosto a 48 e infine 4 a settembre a 52. Come abbiamo detto, il prezzo medio di carico è la media dei prezzi di acquisto pesata sul numero di quote acquistate. A numeratore quindi facciamo la somma delle quote acquistate ogni mese moltiplicata per il prezzo corrispondente. A denominatore invece sommiamo tutte le quote acquistate. Il prezzo di carico medio che risulta è di 52,26 euro e rappresenta il prezzo di acquisto nel caso in cui decidessimo di fondere insieme tutte le operazioni eseguite. In ogni caso non preoccupatevi di dover fare tutte le volte questi calcoli, in quanto molte piattaforme, tra cui anche De Giro, forniscono il valore del prezzo medio di carico di ogni strumento senza doverlo calcolare. Tenete presente che mentre la strategia vista nel video precedente era uguale per tutti, in quanto utilizzava come riferimento la variazione del prezzo dello strumento, lo Smart PAC è una strategia strettamente personale, in quanto utilizza come riferimento la variazione tra il prezzo dello strumento e il prezzo medio di carico che cambia per ogni portafoglio. Ognuno quindi dovrà farsi i propri calcoli. Veniamo quindi alla strategia. Se il prezzo di chiusura dell'ETF su cui sto investendo
è contenuto entro il meno 10% del mio prezzo medio di carico, allora acquisto 2 quote come nel pack semplice. Se è compreso tra il meno 10 e il meno 15%, acquisto 3 quote. Se scende all'interno dell'intervallo meno 15-meno 20%, acquisto 4 quote. Ed infine, se scende oltre il meno 20%, triplico l'esposizione ed acquisto 6 quote. In questa slide ripetiamo la procedura utilizzando però numeri reali e ipotizzando di essere al 1 di dicembre. Come vedete si è calcolata la variazione rispetto ad un ipotetico prezzo di carico medio di 70 euro e si verifica in che fascia di prezzo siamo. Analizziamo quindi i risultati della strategia. Dopo 20 anni di investimento abbiamo versato un totale di quasi 11.200 euro, ottenendo un profitto di circa 7.600 euro, quindi un rendimento di quasi il 68%. Il drawdown massimo, ovvero la differenza tra il massimo locale e il suo successivo punto di minimo, è tra l'altro leggermente aumentato di circa 400 euro. Confrontiamo quindi i risultati ottenuti con quelli del pack semplice. Si nota che il capitale investito è leggermente aumentato, a fronte però di un aumento anche dei guadagni. In sostanza il rendimento però è aumentato solamente di qualche punto percentuale. In tutta onestà mi aspettavo qualcosa di meglio. I più attenti si saranno infatti accorti che questo è bene o male lo stesso rendimento ottenuto nel video precedente con la strategia che calcolava semplicemente la variazione di prezzo dell'ETF tra un mese e l'altro, quindi decisamente più semplice da calcolare. Ovviamente noi di S-Trading non ci siamo accontentati dei risultati e abbiamo provato ad andare oltre. Ottimizzando i parametri in gioco abbiamo trovato che la strategia effettivamente è interessante, ma utilizza dei valori secondo noi sbagliati. Vi proponiamo quindi una nuova versione che chiameremo Smart Pack ottimizzato, in cui i range di prezzo sono completamente cambiati e traslati verso l'alto. Quindi, se il prezzo di chiusura dello strumento è superiore al 20% del mio prezzo medio di carico, acquisto una quota. Se è compreso tra il 15 e il 20% ne acquisto 2, se è compreso tra il 10 e il 15% ne acquisto 3, ne acquisto 4 se è compreso tra il 5 e il 10% e infine ne acquisto 5 se è sotto il 5%. Come prima vi riporto un esempio numerico ipotizzando di essere al 1 di dicembre e dobbiamo confrontare il prezzo dell'ETF al 30 di novembre con il prezzo medio di carico che ipotizziamo essere di 70 euro. Passiamo quindi ai risultati. In totale dopo 20 anni ho investito quasi 8.900 euro, più o meno circa 2.000 euro in meno rispetto allo Smart Pack, ed ho ottenuto un guadagno simile di circa 7.700 euro. Il rendimento complessivo è quindi aumentato all'87%. Inoltre il drawdown è sensibilmente diminuito da 4.600 a 3.700 euro. Questo significa meno volatilità e meno rischi. Confrontiamo quindi le 3 strategie di investimento e vediamo quindi che lo Smart Pack ottimizzato, riportato in basso, ha un rendimento che è il 37% superiore rispetto a quello del pack semplice e il 27% superiore rispetto allo Smart Pack comune. Concludiamo il video andando a vedere come lavora questa strategia e confrontando il numero di quote acquistate ogni mese con il pack semplice. Quest'ultimo, come sappiamo, acquista 2 quote fisse ogni mese. Lo Smart Pack ottimizzato invece acquista generalmente una quota sola, tranne in 3 momenti specifici in cui il numero di quote aumenta fino a 5. All'inizio dell'investimento, in quanto il prezzo di acquisto dell'ETF e il prezzo medio di carico sono molto vicini e dentro il 5% di differenza, per cui acquisto 5 quote. Sostanzialmente sto accumulando delle quote che mi permettono di produrre profitti fin da subito. Dopodiché gradualmente il prezzo dell'ETF cresce ed investo sempre meno aspettando un crollo dei mercati che viene tra il 2000 e il 2003. In questi anni il prezzo dell'ETF è inferiore al mio prezzo medio di carico, per cui in modo efficiente aumento gli acquisti. Dopo un paio d'anni riduco quindi le quote fino al prossimo crollo che viene nel 2008, in cui torno a riacquistare un numero maggiore di quote dello strumento. Infine, una volta che i prezzi ritornano a salire, rilasso ancora una volta gli acquisti aspettando un nuovo calo. Vediamo infine quanto investo ogni mese. È immediato notare che per la maggior parte del tempo investo molto meno rispetto al pack semplice, tranne in quelle fasi di mercato in cui l'ETF si svaluta e allora acquisto più quote. In ogni caso ricordate che alla fine dei 20 anni ho speso circa il 15% in meno rispetto al pack semplice, ottenendo un guadagno superiore del 17%. Ultima cosa e poi chiudiamo. Verifichiamo i risultati anche nel periodo di out of sample, ovvero gli ultimi 5 anni. Il pack semplice ha registrato un aumento del rendimento dal 63 al 125%, grazie principalmente a un'impennata dei mercati, con un guadagno totale di quasi 20.000 euro.
Passando quindi ai risultati dello Smart Pack ottimizzato, è possibile vedere come siano decisamente buoni, addirittura il rendimento è intorno al 170%, il che equivale ad un ritorno medio annuo di quasi il 7%. Tenete presente che in questi ultimi 5 anni il pack è stato alimentato solamente con l'acquisto di una sola quota al mese, quindi la quantità minima, perché i prezzi continuavano a salire. Ovviamente l'andamento dei mercati in continua salita ha aiutato moltissimo ad ottenere questi rendimenti. In ogni caso lo Smart Pack base avrebbe ottenuto un rendimento del 133%, simile a quello del pack semplice. Per concludere, è possibile notare che sebbene il guadagno finale sia praticamente lo stesso a quello che si otterrebbe con il pack semplice, la quantità di soldi investiti è sensibilmente minore. Da 16.000 euro è stata ridotta a quasi 11.700, riducendo l'esposizione al rischio dell'investitore. Bene ragazzi, spero che abbiate trovato questo video interessante e che vi abbia stimolato la curiosità verso questo tipo di investimento. Come avete capito richiede pochissimo tempo e chiunque può farlo anche con piccoli capitali. Quando si parla di piani di accumulo non si può non citare Confucio, il quale diceva che il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo momento migliore è adesso. Bene, se avete dubbi o domande riguardo la strategia presentata, scrivetecene nei commenti e risponderemo ad ognuno di voi. Inoltre, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un bel like qui sotto e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Grazie per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto!